Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, un video importante perché parliamo di un prodotto che durante le dirette, nei commenti mi avevate chiesto: ma proverai questo, proverai questo, proverai questo? Va bene, allora mi sono convinto, l'ho preso. Parliamo del kit Power Stream di EcoFlow. Questo sarà il primo di 3 video. Oggi vi farò capire di cosa parliamo, del prodotto, di come comporlo, di quanto costa e di come si monta a livello fisico, meccanico e tutto quanto. Poi ci fermiamo un attimo perché io questo test lo voglio fare come si deve, approfondito, quindi terrò almeno un mese tutto il sistema in funzione per darvi dei dati reali. Nel secondo video vi farò vedere come si configura l'app, come funziona, cosa produce e tutto quanto, e appunto nel terzo vi farò vedere i dati che abbiamo registrato e che posso dimostrarvi reali dopo un periodo di utilizzo importante. Iniziate ad attingere informazioni oggi su come si installa, come è composto e tutto quanto, poi dovete avere pazienza e aspettare la pubblicazione dei 2 video successivi. E qui facciamo una premessa per distinguere questo kit dagli eventuali altri kit che abbiamo già provato, come il kit da balcone NLX, come il kit che abbiamo visto possiamo comporre comprando il materiale da IoSolar, che tra l'altro anche lì vendono delle opzioni con batteria, ma questo kit nasce già per funzionare con un fotovoltaico da balcone da 800 watt, quindi quello che rientra nei piccoli fotovoltaici plug and play, e questo è plug and play perché avrà la spina da inserire in una presa di casa vostra, ma con accumulo, perché mi avevate sempre chiesto nei kit che vi ho fatto vedere finora se c'era la possibilità di aggiungere un accumulo. Con ad esempio l'inverter ZCS diventava complicato ma soprattutto dispendioso, ci voleva quindi una soluzione che funzionasse bene, e questa lo è, versatile e che non costasse troppo. EcoFlow ha tirato fuori questo kit Power Stream che secondo me è una genialata. Perché? Perché hanno fatto un micro inverter, quindi ci saranno i pannelli montati sul balcone, e in questo video vi farò ad esempio vedere il kit con 2 pannelli da 400 che secondo me è quello più sensato, perché comunque se dobbiamo fare una produzione un po' importante i pannellini piccoli non servono, però si possono prendere anche quelli. Micro inverter da 800 watt che va a gestire una Power Station EcoFlow, quindi se avete già una Delta 2 come quella che abbiamo già recensito o altre Power Station compatibili, non dovete neanche comprarla, ce l'avete già, continuate ad usarla col vostro mini fotovoltaico da balcone da 800 watt e in più avete comunque la Power Station che all'occorrenza potete staccare e portarvi in giro. Insomma, hanno fatto una cosa furba perché oltre a essere versatili nella composizione del kit, adesso ci arriviamo, potete sfruttare quello che avete già o comunque comprare un prodotto come una Power Station da abbinare e usarla come accumulo, ma in realtà è una vera e propria Power Station che potete poi usare per altri scopi. Inoltre hanno creato delle prese smart semplicissime come tutte quelle che abbiamo sempre visto, ma che montate in giro per casa potete gestire dallo stesso ambiente che si crea nell'applicazione e decidere come utilizzarle in base alla produzione del vostro mini fotovoltaico. Insomma, questo per darvi un'infarinata di un prodotto che è, porca miseria, studiato veramente bene. Parleremo poi di reale produzione, come ammortizzarlo e tutto quanto, ma intanto volevo farvi capire di cosa parliamo. Quindi fotovoltaico da balcone, 2 pannelli a 400 watt, niente di eccezionale, ma un microinverter molto avanzato con un'applicazione connessa che funziona bene, che fa un sacco di cose, collegato direttamente all'impianto di casa, che mentre viene prodotta energia la accumula dentro la batteria, ve la manda in casa per ottimizzare i consumi, e quindi quell'energia accumulata la potete ad esempio utilizzare di notte. È una cosa nel suo piccolo fatta come un grosso impianto fotovoltaico con accumulo. Non tutti hanno la possibilità economica o logistica di installare un grosso impianto. Se volete farvi una cosina sul balcone con una batteria, questo almeno secondo me uno dei migliori in circolazione sicuramente. Ora vi faccio dare un'occhiata sul sito ai prezzi, a come potete comporre il vostro kit. Ok, accedendo alla pagina dedicata a Power Stream che vi ho lasciato in descrizione, abbiamo la possibilità di scegliere dei kit preconfezionati o comporlo all'occorrenza, perché innanzitutto abbiamo la possibilità di scegliere tra un kit con 2 kWh di accumulo o i kit con 1 kWh di accumulo, ad esempio tipo quello che vi farò vedere nel video. Cambia sostanzialmente la presenza della Power Station Delta 2 da 1 kWh o della Power Station Delta Max da 2 kWh. Chiaramente potreste anche prendere solo il kit del microinverter, dei pannelli e di quello che vi serve da aggiungere come accessori, perché siete già in possesso di una Power Station
Station EcoFlow. Questo è un dato da non sottovalutare. Prendiamo ad esempio il kit da 1 kWh e vi faccio vedere che è possibile anche personalizzarlo. Sicuramente ci serve il microinverter. In questo caso componiamo il kit come quello che vi faccio vedere nel video, quindi con la Power Station Delta 2 da 1 kW, i due pannelli laterali, e qui possiamo scegliere tra la staffa di montaggio inclinabile o la staffa per appenderlo al balcone, come quella che vi farò vedere oggi. Ci danno in questo caso due pannelli da 400 watt e due ganci per balcone. Abbiamo anche la possibilità di prendere il kit evoluto con sensori di luce e pioggia, che non ho avuto il piacere di provare perché il prezzo iniziava a salire. Mettiamo quindi le due staffe da balcone. Possiamo anche scegliere di comprare i pannelli flessibili al posto di quelli rigidi. Chiaramente la resa sarà diversa. Possiamo anche già avere due pannelli da 400 watt e quindi non compriamo i pannelli. Smart plug, ve ne farò vedere oggi nel video, che in questo caso ne ho un paio, e i super flat cable sono quelli che vi farò vedere, necessari per passare attraverso finestre eccetera, ma parleremo meglio anche di questo discorso. Quanto costa un kit composto come quello che vi faccio vedere oggi? C'è un'offerta in questo momento dove viene fatto uno sconto di 219 euro e lo compriamo con 2385 euro. E quello che vedremo oggi è proprio il kit così composto con due pannelli da 400 watt, che quindi sono belli grossi, adesso ci arriviamo, e tutto il resto che comprende microinverter, Power Station Delta 2 che avevamo già recensito, non ve la faccio vedere nel dettaglio perché vi lascio qua nelle schede una recensione approfondita, due smart plug, tutti gli accessori del caso, e abbiamo appunto scelto il kit per appendere i pannelli al balcone piatti. Non è sicuramente il tipo di installazione che renderà di più, perché vi farò vedere che, vi anticipo già, avremo delle produzioni che non arrivano a 800 watt, ma prendendo il kit inclinato o modificando questo qua, secondo me potete alzarla. Perfetto, vi arriveranno due bancali, uno grande con i pannelli e le staffe da balcone e uno più piccolo con la Power Station, il microinverter e tutti gli accessori necessari. Dimensioni importanti, 1870 x 1260, iniziamo a sballare il collo perché noterete subito che viene tutto ben protetto, reggettato e addirittura ci sono degli angolari di legno. Qui abbiamo le scatole con le staffe da balcone, continuiamo a togliere imballi, apriamo per arrivare ai pannelli. Pannelli full black, qui troviamo due scatoline con degli accessori che saranno delle staffe e verranno analizzate nel dettaglio più avanti nel video. Pannelli che anche in questo caso sono protetti da ampie spugne laterali, troviamo anche un manuale di istruzione con i dati dei pannelli. Iniziamo a guardarli, togliamo le protezioni e i pannelli vanno poi presi di peso e trasportati dove necessario. Nel bancale più piccolo troveremo appunto la Delta 2 o la Power Station che eventualmente compriamo, microinverter e tutti gli accessori. Ok, parliamo quindi di pannelli completamente full black, pannello nero, telaio nero. Belli anche da vedere. Qui abbiamo tutti i dati del pannello dove possiamo appunto vedere i watt, le tensioni, le correnti e tutto quello che ci può interessare. Allora, con i pannelli troviamo un manuale di istruzioni e un certificato di garanzia con validità 10 anni. Un manuale con tutte le lingue tra cui l'italiano, tutte le specifiche del pannello. Vi ricordo che le dimensioni esatte sono 1722 x 1134, spessore 35, pesa 21,8 kg. Abbiamo anche una panoramica dove ci spiega la possibilità di collegamenti in serie o in parallelo, come utilizzare i fori di montaggio e ci fa ad esempio vedere l'installazione con una staffa triangolare. Ma noi invece useremo le staffe da balcone e vi faccio vedere io come si montano. In queste 4 scatoline nere, tra l'altro ben rifinite, marchiate addirittura EcoFlow con un basso rilievo, quindi hanno fatto anche molta attenzione a questi dettagli, troviamo cosa? Sono identiche come contenuto e troviamo viti autoforanti con rondella, dadi, viti e rondelle per il fissaggio della struttura. Staffe che sono, ragazzi, adesso magari dite ma qua perdiamo un minuto a parlare di staffe, però è un oggetto veramente fatto bene. Sono in alluminio perché pesano nulla, ma hanno una finitura nero che non è neanche nero, è questo color grigio scuro molto bello, quindi un prodotto di qualità curato in tutti i dettagli. Dunque adesso passiamo alle scatole che c'erano incluse nel kit del microinverter e degli accessori. Partiamo dagli accessori. Qui troviamo subito le smart plug. Cosa sono? Sono delle prese
spina asciugo e presa asciugo con interruttore di accensione normalissime, niente di mai visto, diciamo, però intanto hanno una finitura particolare, quindi anche qua ricerca nella estetica, nei dettagli e tutto, e poi saranno gestibili direttamente dall'app EcoFlow. Altre scatole nere con già scritto sopra cosa troviamo dentro. Questo è l'EB cable, guardate che roba, hanno speso più di cartone che di inverter, e questo è un cavo che serve semplicemente a collegare il microinverter alla Power Station Delta 2. Connettori molto particolari. Questo è il connettore classico che ha già la Delta 2 per l'espansione dell'accumulo. Sull'etichetta ci ricorda prima di spegnere la Power Station e poi di attaccare il cavo flat che parte con anche due dispositivi, due ferriti, due anelli antidisturbo della lunghezza giusta, e dall'altra parte abbiamo il connettore, vedete segnato battery, che va sul microinverter. EcoFlow Super Flat MC4 cable, il cavo super piatto che serve per, diciamo, farlo passare attraverso un serramento, una finestra, un qualcosa per collegare i pannelli al microinverter. È un cavo 14 AVG però fatto piatto, che può tornare utile nell'installazione. E arriviamo poi al cuore del sistema, alla novità vera e propria, che è il PowerStream microinverter. Troviamo solo alcune indicazioni, come sempre 10 anni di garanzia, tutte le dichiarazioni di conformità che vedremo dopo, resistente IP67, imballaggio riciclato, chiaramente 800 watt. Il microinverter EcoFlow consente di utilizzare l'energia solare di giorno e di notte, massimizzando l'utilizzo dell'energia e risparmiando sulle bollette. Il design plug and play consente l'installazione fai da te, mentre il suo aspetto compatto si integra nella casa. Inoltre, è possibile monitorare e tenere traccia del consumo energetico in tempo reale tramite l'app EcoFlow. Questo è lo schema di quello che andremo a realizzare, ossia due pannelli collegati in ingresso al PowerStream che va anche all'accumulo, che in questo caso è il Delta 2, e il tutto va a connettersi all'impianto di casa. Connessa la PowerStream e un Wi-Fi alla nostra rete domestica 2.4 GHz. Stessa cosa poi per le prese collegate alla stessa rete Wi-Fi, che possono gestire dei carichi da far partire magari quando abbiamo una produzione molto alta dai due pannelli. Altre scatole nere, questo è importante, lo analizziamo un attimo, è il cavo che permetterà in uscita, quindi plug and play, ma fatto come si deve, perché esce già con una spina asciugo, quindi dovrete trovare una presa asciugo dove connettervi. Consiglio una presa asciugo e non di usare un adattatore di ottimissima fattura, ragazzi. Qua cosa dobbiamo dire? Anche questi dettagli sono stati curati tantissimo. Questo è un cavo 3x0,75, direte piccolo, non è piccolo, basta e avanza per le potenze in gioco. Dall'altra parte va a finire alla porta AC out del microinverter, chiaramente 3 poli, quindi fase neutra e terra che viene presa dall'impianto domestico. Quanto è lungo? 1,5 metri di cavo, quindi non possiamo fare installazioni particolari. Chiaramente se c'è l'esigenza di non arrivare alla presa che abbiamo identificato per collegarci all'impianto, si può fare una prolunga, una tubazione con una presa montata a parete, insomma ci si può arrangiare, però come cavo abbiamo 1,5 metri per arrivare finalmente, direi, al PowerStream. Qui abbiamo degli accessori e qui abbiamo tutto il foglio delle istruzioni che adesso analizziamo. Questa è la nostra PowerStream, che guarderei subito perché magari tanti stavano aspettando questo momento. Allora, un bel mattoncino perché è pesante, veramente pesante. Tutti i dati scritti sul lato molto piccoli. Ingresso massimo in DC 59 volt, 13 ampere massimi, come uscita C 800 watt massimi, tutti altri dati su certificazioni eccetera, made in China e tutto quanto, anche questo IP67. Viene fornito con un punto di terra con vite M4, direi, 4 piedini antiscivolo in gomma, qui il QR code per arrivare all'app EcoFlow e qua l'attacco per una staffa. Quindi 4 piedini in gomma vuol dire che può essere appoggiato a terra, ma vediamo se c'è anche una staffa in dotazione per appenderlo. Qua abbiamo le 4 porte, marchio EcoFlow, non è un bassorilievo ma questa volta è in rilievo, finitura bella, sembra un prodotto in una specie di lega d'alluminio, zame eccetera, e qua abbiamo le connessioni e l'antenna wifi, null'altro, semplice. Altra scatola di accessori. Allora, qui abbiamo una specie di case che serve ad ospitare il PowerStream, una staffa che verosimilmente è quella che serve per
appenderlo a parete, molto molto leggera e rifinita. C'è scritto che è raccomandato usarla senza batteria, non so perché. In dotazione 2 viti, 2 dadi, 3 viti a testa svasata, che sono quelle per questa staffa, e 2 viti con 2 tasselli. E finalmente troviamo un cavo che cercavo e che non avevo ancora trovato, mi stavo preoccupando, è quello che connette la PowerStream ai fotovoltaici. Parliamone un secondo perché è importante anche questo. Avete letto che prima avevamo dei dati di tensione molto bassa perché i due pannelli vanno collegati separatamente. Infatti il connettore ha 4 poli, cavo che parte spesso poi diventa alla fine 4 cavi singoli 12 AVG e termina con appunto 4 MC4 che sono denominati PV2, andranno a un pannello indifferente quale, e PV1. Però questo è importante perché magari abbiamo un balcone ad angolo, possiamo mettere un pannello a ovest e un pannello a sud e lui gestirà la produzione separatamente, un pannello non andrà a influire sull'altro. Quanto è lungo questo? 2,10, 2,20, abbiamo circa 2 metri di cavo. Chiaramente se dobbiamo fare un'installazione dove i pannelli sono parecchio lontani dalla zona in cui andremo a mettere la PowerStream e non ci bastano questi 2 metri più la prolunga piatta eventualmente, bisogna fare un'altra prolunga o l'acquistiamo già fatta su Amazon. Diamo un'occhiata alle istruzioni che vengono date in dotazione. Come dicono di installarlo? Dicono di installarlo collegando appunto la PowerStream ai pannelli separatamente, tutto il resto che abbiamo già visto. Come optional non nel box del microinverter abbiamo appunto i pannelli solari, i cavi di estensione, il cavo super piatto, il cavo batteria, la power station e le smart plug che abbiamo già visto. Chiaramente ci ricorda di non attaccare il cavo con la spina che esce dalla PowerStream all'uscita AC di una power station. La connessione ai pannelli che abbiamo visto avviene separatamente e poi la PowerStream avrà dei LED. Ci sarà un LED verde che può essere lampeggiante o fisso, quindi se è acceso sente comunque la rete domestica. Poi se lampeggia o meno abbiamo a che fare poi con le smart plug. Abbiamo poi degli altri colori che sono bianco, viola, blu, giallo e rosso, dove abbiamo il bianco vuol dire che è acceso, il bianco lampeggiante sta caricando, il bianco viola si sta aggiornando, il blu lampeggiante è in pairing, il giallo dà un'attenzione e il rosso dà un errore. Per la connessione alla power station dobbiamo semplicemente connetterci al connettore di espansione con la power station spenta, connessione alla rete andando alla spina. Dopo la connessione dobbiamo verificare che sia verde e dobbiamo accendere noi manualmente la power station, installare l'app e arriviamo poi a tutti gli accessori che sono appunto la staffa che vi ho fatto vedere prima per appenderla al muro, che va semplicemente abitata dietro e poi tassellata al muro. Abbiamo la possibilità di usare anche il microinverter in esterno, quindi mettendolo direttamente sotto il pannello, usando delle viti sulla struttura che in questo caso non abbiamo per fissarlo direttamente. Questa cosa di plastica serve per sconnettere i connettori dalla PowerStream, perché va a prendere queste graffette che altrimenti non riusciremo a chiudere per scollegare i connettori. Per quel che riguarda il case, come si mette? Credo che semplicemente incastrato sopra. A cosa serve? A proteggerla, non lo so. È un accessorio, c'è. Se vi piace lo mettete, se non vi piace non lo mettete. Tutto forato per dissipare il calore. Sicuramente in esterno protegge un po' la PowerStream e in interno magari non è necessario, la lasciamo a vista. Unica nota di demerito è che hanno fatto tutta questa attenzione ai dettagli eccetera, però se la andiamo a appendere in questo modo la scritta EcoFlow è al contrario. Poi arriviamo all'accumulo, la nostra Delta 2 che ha tutte le prese posteriori e gli ingressi che noi non useremo. Abbiamo la parte anteriore con display, porte eccetera, pulsante di accensione che sarà l'unica cosa che useremo, perché noi in realtà ci connetteremo alla power station usandola come accumulo solo con questo connettore extra battery port. Questo prodotto l'avevamo recensito e testato per bene, se vi interessa andate a cercare il video. Mi sposterei sui pannelli e i suoi accessori. Le 4 scatoline con le staffette le abbiamo viste, vediamo cosa troviamo nelle scatole grosse. Ok, troviamo subito le 2 staffe, questa volta in acciaio verniciato a polvere nero opaco.
sono anche segnate qua delle tacche con 1100 mm, 1012, 924, 836 in base a dove andiamo a fissare il pannello, e queste vanno dietro al pannello. 4 morsetti fatti in questo modo, con questo sistema a scorrere molto particolare in alluminio per fissare il pannello sulle staffe, una chiave fissa e una brugola con delle viti in acciaio inox e dei dadi con delle rondelle, vedete, molto particolari fatte per fare un grippaggio meccanico, dei perni con delle spine di sicurezza sia grossi che piccoli, le 2 staffe che servono per appendere il pannello al mancorrente del balcone. Ecco, questo è l'unico componente che potrebbe essere compatibile o non compatibile con la vostra ringhiera. Calcolate che parliamo di un oggetto con un'apertura di 85 mm, dovrebbe riuscire a prendere più o meno tutti i mancorrenti, ma verificatelo. 2 fascette metalliche fatte in questo modo con questo grano che va a chiudere in questo modo, sono delle fascette di sicurezza che andranno poi messe nella parte bassa. Tutte queste scatoline incluse col pannello non servono per il montaggio sul kit da balcone, ma servono per il montaggio, diciamo, o del pannello direttamente a parete utilizzandole per staffarlo, o utilizzando l'altro kit che abbiamo visto, quello con le staffe inclinate eccetera. Quindi queste 4 via, noi useremo questa staffa semplicemente in questo modo. Questa è la parte che va dietro al pannello, quindi questa dalla parte dove c'è questo appoggio va sul pannello. Questa staffa è lunga esattamente come la larghezza del pannello e fisseremo poi il bracciale, diciamo, per la ringhiera nella posizione che vogliamo in base a quanto decidiamo di tenere alto o basso il pannello rispetto alla ringhiera. Abbiamo un range che va da qui a qui. Io lo terrò tutto basso perché voglio tenere il pannello un po' più alto. Questa staffa si monta in questo modo: si prende una vite, una rondella, si mette nel foro più alto e si fissa da dietro col dado. Cercando di metterla più dritto possibile perché ha un po' di gioco. Molto bene, il dado dietro non è il caso di tenerlo perché avendo queste, diciamo, lavorazioni sulla parte in appoggio tende a bloccarsi da solo. Questa è la staffa preparata, prepariamo anche l'altra, ovviamente nella stessa posizione. Ci andava sotto anche un'altra rondella di appoggio e quindi il primo lo rifarò. Bisogna mettere la rondella di blocco e una rondella più grossa per fare tenuta sull'asola, che è effettivamente molto larga. Nel gioco che c'è tendo a tirarla verso l'alto perché poi il peso porterà verso il basso questa struttura, se poi non è stretta bene tende a scappare, la tiro già tutta su e siamo sicuri che da lì non si muove. Ok, consiglio di usare un'altra chiave perché come vedete queste sono di qualità un po' bassa, almeno le chiavi. Staffe preparate, ora vanno montate sul pannello. Ok, ora lavoriamo dietro il pannello, usiamo i fori, diciamo, più centrali, quindi non quello vicino all'angolo. La staffa si monta in questo modo, andando a prendere il pannello qui e andando ad avvitare nel foro sotto. Poi dopo il foro sotto bisogna fissare anche la staffa dall'altra parte. E essendo da soli vediamo se riusciamo a farlo. Imbocchiamo la vite lunga nel profilo, appoggiamo il dado senza tirarlo eccessivamente e lo mettiamo anche dall'altra parte in questo modo. Come altezza possiamo ottenere tranquillamente il riferimento del foro sul pannello, cercando di metterlo il più dritto possibile. Chiaramente la pellicola protettiva potete tranquillamente toglierla, io non l'ho tolta perché è capace che poi queste cose le smonto e magari finiscono in vendita. Ok, staffa assicurata, bisogna fare la stessa cosa nell'altro punto. Preparate le staffe su entrambi i pannelli, si tratta di appendere. Chiaramente potete farlo da dentro, magari in 2, o da fuori se siete comodi come in questo caso. Infatti con Maxi Datori, che io seguo sempre su YouTube, lo guardo sempre, lo seguo anche perché mi fa impazzire con tutte questi esperimenti che lui fa con queste batterie della Bluetooth e via discorrendo. Ok, una volta appesi vi ritrovate con una copertura, una muraglia del genere. Chiaramente dovete calcolare di impegnare 3,40 m circa, ma vi faccio vedere un dettaglio. In base alla conformazione della vostra ringhiera potreste trovarvi con una situazione del genere, ossia un'inclinazione negativa, assolutamente non utile ai fini della produttività. In questo caso non è incluso niente nel kit, ma conviene spessorarlo nella parte sotto di appoggio per tenerlo almeno verticale, o addirittura se riusciamo a dargli qualche
qualche grado in su, è tutto a vantaggio della produzione. Adesso spostiamoci dalla parte interna e vediamo come metterlo in sicurezza, come assicurarlo alla ringhiera. A questo punto è appeso, non va più via. Vedete che qui sotto ho messo il legno per farlo appoggiare in favore con un'angolazione leggermente positiva, ma parliamo di forse neanche un grado. Tramite questo spessore l'ho poi assicurato con delle fascette di plastica, perché è comunque un'installazione che non sarà definitiva, altrimenti potete usare le ottime fascette in inox in dotazione che si usano come una normale fascetta di plastica, poi si serrano qui con il grano con la chiavetta in dotazione che è compresa, non l'avevo vista ma c'è. Quindi assicurato qui, non si muove. Adesso bisogna mettere in sicurezza la staffa superiore semplicemente tramite questo perno che andate a inserire nel primo buco utile e che fermate dall'altra parte con questa clip di sicurezza. È una sicurezza, serve solo a fare in modo che non voli via in su. È tutto in dotazione. A questo punto la parte meccanica è finita, dobbiamo passare alla parte dei collegamenti. Quindi power station spostata all'interno di casa, facciamo che mettere la power stream direttamente sopra, colleghiamo il cavo all'espansione, colleghiamo il cavo della rete alla prima presa che troviamo dell'impianto elettrico, colleghiamo il cavo dei pannelli, tutti molto semplici, hanno le scritte verso l'alto, entra in una sola posizione, non potete sbagliare. A questo punto, in base all'installazione e alla posizione di casa vostra, bisogna riuscire in qualche modo a portare dentro i cavi MC4. Cavo del fotovoltaico collegato che ho dovuto far uscire fuori sul balcone, in questo caso ho dovuto fare 3 prolunghe, una da 1 metro, una da 2 metri e una da 3 metri per arrivare al cavo più alto del pannello e ai 2 cavi del pannello più lontano. Chiaramente i cavi piatti sono utili per passare ad esempio sotto le finestre, io in questo caso non li ho usati, però se avete ad esempio il problema di una zanzariera dovete per forza sforzarla, passare sotto. Adesso qui non è un problema perché tanto è tutta rotta da cambiare, però bisogna passare da qualche parte. Poi chiaramente in un'installazione definitiva fatta un po' meglio potete anche sfruttare un passaggio in un muro, creare una tubazione, insomma se lo fate voi o se lo fate fare a un installatore si può ovviamente creare tutte le prolunghe del caso anche da 10-20 metri, 30, e fare magari una tubazione dedicata. Fatto questo, nelle istruzioni dicevano di attaccare tutto quanto, per ultimo la spina alla rete. La power station si è già accesa e in realtà sta segnando un ingresso di 20 watt in questo momento. Ho provato a spegnerla ma si riaccende di nuovo. Proverei a collegare la rete e vediamo un po' cosa succede. Ecco, il primo video abbiamo finito, vi ho fatto vedere tutto dalla fase di acquisto, quindi personalizzabile se per caso avete già una power station, in base ai pannelli che volete mettere, quali accessori vi servono, tutto assolutamente configurabile a vostra preferenza o esigenza o disponibilità. Avete visto che comunque se prendete i pannelli da 400 watt vi arriva parecchio materiale a livello di ingombro e anche a livello di smaltimento, quindi organizzatevi in tal senso. Bisogna essere in 2 per fare tutta la parte del montaggio dei pannelli, assolutamente. Ringrazio l'amico Marco per il supporto e volevo ancora parlarvi dell'aspetto legale. Dunque, questo prodotto innanzitutto ha ricevuto tutte le certificazioni CEI 021 necessarie, quindi è fatto apposta per essere connesso all'impianto elettrico tramite spina. Questo vuol dire che ha tutte le sicurezze del caso, ossia studiato per il mercato italiano, dove all'assenza della rete lui smette di erogare. Però ricordatevi che in quel caso avete la power station carica, vi attaccate direttamente alla power station e magari attaccate il frigo o quello che serve. Quindi questa cosa del doppio uso digeritela, perché non è da sottovalutare. Vi danno addirittura, insieme alle dichiarazioni di conformità, certificazione eccetera, uno schema elettrico semplificato di cosa state andando a creare. Io l'ho messa in funzione senza problemi, ho attaccato la spina, lei sta producendo e immetto anche energia in rete. Questo non è un problema perché io ho già avuto dei plug and play, quindi avevo già fatto comunicazione per avere l'abilitazione al contatore bidirezionale, quindi quello che immetto in rete non mi viene conteggiato come consumo. Questo passaggio l'avevo spiegato in altri video, ne avevamo parlato soprattutto nel kit del fotovoltaico da balcone LNX, l'ho ripreso anche nel kit che continuiamo ancora a montare, che è quello di IoSolar, perché questa parte della comunicazione va comunque fatta, perché voi state immettendo in rete, anche se rientrate nel limite degli 800 watt. Sul discorso poi che quella presa dedicata andrebbe messa a monte del generale rimane valido, ma io non posso dirvi che collegato così direttamente a una presa normale non funzioni. Andrebbe portato a monte, ok? Col condizionale andrebbe portato a monte. Poi per quello che riguarda l'installazione in condominio, addirittura EcoFlow vi dà la possibilità di scaricare una
raccomandata da inviare al condominio, dove voi comunicate che state installando un fotovoltaico da balcone, l'appartamento invia numero così e cosà, impianto destinato al servizio del tuo appartamento su previsione dell'articolo 1122 bis del codice civile. Questo discorso poi dei condomini, è vero che l'installazione dei fotovoltaici da balcone è stata liberalizzata, ma è anche vero che purtroppo se va a influire sul decoro della facciata eccetera potrebbero comunque vietarvelo o farveli togliere. Cercate di far digerire la cosa in modo amichevole prima, perché di fatto non esiste una regola che dice che lo puoi sempre montare. Come al solito in Italia è tutto un po' ambiguo. Per quanto riguarda l'installazione rimane quello che può essere l'unico problema, sia quello dei cavi, perché o usate i cavi piatti, passate attraverso i serramenti e via, però potrebbe esserci poi il problema delle zanzariere, o come tante volte bisogna predisporre un passaggio in un muro, un buco, insomma lì purtroppo la fase dell'installazione o vi inventate qualcosa o vi fate aiutare, vi appoggiate a un professionista, però il passaggio più complicato può essere quello da dentro a fuori, perché chiaramente i pannelli vanno fuori e la power station va dentro. Io ho messo in funzione l'impianto il 6 settembre, sto continuando a produrre, a monitorare, a registrare tutti i valori nell'app, perché vi farò poi vedere che registra tutto quanto. Quindi adesso farò poi il secondo video dove vi faccio vedere la messa in funzione, cosa vi dice l'app, come gestire la parte smart e tutto, e poi ci rivedremo tra un mesetto, quello che sarà, per darvi il resoconto dopo un mese di utilizzo. Quindi per non perdere i prossimi video di questo prodotto o di altre cose super interessanti, iscriviti al canale che non costa nulla, è gratis, un bel like, noi ci vediamo al prossimo video di questa serie o un altro video, in una diretta il giovedì. Se passate a trovarmi in negozio a Torino vi offro un caffè, e quindi grazie a tutti. Ciao da Massi Dattoli.